viso, ma sei troppo magra. Vedo che stai bene, però mi sembri troppo magra. Questi sono stati gli ultimi commenti che ho attratto nell'ultimo periodo dopo il mio processo di detox, e ho deciso di fare un video su questo argomento proprio per andare un po' a rompere degli schemi e delle credenze, come sempre amo fare, e anche perché in qualche modo sento che sia costruttivo far riflettere su questo argomento. Sicuramente, visto che nulla accade per caso, se ho attratto questi commenti non è a caso, e questi commenti probabilmente sono utili a me per vedere delle mie vecchie credenze, e sono utili anche perché questi commenti mi hanno portato a fare questo video. Nell'ultimo anno ho trasformato radicalmente la mia vita. Mi sono sposata, mi sono radicata in Asia, ho aiutato centinaia di persone soltanto che nell'ultimo anno a lavorare su di sé, e ho cambiato totalmente la mia alimentazione. Proprio poco più di un anno fa stavo facendo la detox di Arnold Ehret. Se non hai mai visto il mio video dove parlo della mia prima detox, vai a vederlo, lo trovi sul mio canale YouTube. Con questa detox ho cambiato e rivoluzionato drasticamente in positivo la mia vita, nel senso che sono passata da un'alimentazione vegana che ormai portavo avanti da anni a una alimentazione crudista. E è stato un viaggio senza ritorno, non sono mai più tornata a mangiare cotto, non sono mai più tornata indietro, anzi posso dire che sto andando sempre più in profondità, sempre di più fondamentalmente in direzione del fruttaresimo. Non dico che sono attualmente fruttariana, perché non mi piace dire cose che non sono, a differenza di molte persone che magari dicono sono fruttariano e poi mangiano un po' di tutto con molta frutta. Quindi bisogna sempre stare attenti alle nominalizzazioni che si danno, e è sempre importante comunque non attaccarsi a quelle nominalizzazioni, nel senso che in questo momento sto facendo questa esperienza, potrebbe cambiare? Assolutamente sì. Ho cambiato tante vite in una sola incarnazione, e quindi non posso dirti che cosa accadrà tra 2 anni, tra un mese, tra un giorno. Tutto può cambiare e seguo il flusso, mi faccio guidare da qualcosa di infinitamente più grande di me, che sa cosa è meglio per me. E è stato proprio quel qualcosa di infinitamente più grande di me a guidarmi, nel senso che quando ho intrapreso il mio processo di detox più di un anno fa, pensavo che la detox di Eret sarebbe stata un'esperienza di 2 mesi, dopodiché pensavo che sarei tornata a alimentarmi e a mangiare quello che mangiavo prima, che poi alla fine era già un'alimentazione, chiamiamola sana, perché mangiavo vegan fondamentalmente. E poi che cosa è successo? Che nel momento in cui ero libera dalla detox e potevo tranquillamente scegliere che cosa volevo, il mio corpo, il mio sentire e la mia intuizione mi dicevano: continua a mangiare frutta, continua a mangiare verdura cruda. E lì ho avuto tanti click. Ho compreso che abbiamo innumerevoli credenze limitanti riguardante il cibo. Ho compreso che crediamo di aver bisogno di mangiare chissà quante cose, quando in realtà il nostro corpo ha davvero bisogno di poco, e soprattutto non ha bisogno di cibi che non sono i nostri. E tutti quei cibi che sono lavorati, che sono così lontani dalla naturalezza di Madre Terra, non sono i nostri cibi. In natura non li avremo. E quello che dobbiamo fare è tornare alla natura. Non credere a quello che ti dico, poniti il dubbio, e se hai attratto questo video non è un caso. Prova, sperimenta. Se invece pensi che sto dicendo delle cavolate, semplicemente chiudi il video e guarda qualcosa di più utile e funzionale per la tua crescita e per la tua evoluzione. Non ha senso che perdi tempo con me
se pensi che sto dicendo delle cose folli. E immagino che alcuni possano pensare questo, perché anch'io la prima volta che ho sentito parlare di fruttaresimo la vedevo come una follia. Ne ho sentito parlare per la prima volta nel 2015, quando sono venuta in Thailandia la prima volta, e io ai tempi ero una personal trainer, lavoravo nelle palestre, avevo innumerevoli credenze limitanti sulle proteine, sugli amminoacidi, su tutto ciò che ci fanno credere che serva al nostro corpo, e quindi quando ho sentito parlare di persone fruttariane ho pensato che era abbastanza impossibile la cosa. Poi nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere delle persone che si erano approcciate a questo stile di vita, e ho avuto modo soprattutto di studiare attraverso degli insegnamenti di persone preparate come Arnold Barrett, che comunque ha trasmesso per tutta la vita questi insegnamenti, e ho sentito un richiamo. Nello stesso tempo, nel corso degli anni, mi sono avvicinata sempre di più al mondo dello yoga, e anche lì, guarda caso, parlano di digiuni, parlano di purificazione del corpo. Ho iniziato a fare i miei primi digiuni e mi sono resa conto di quanto beneficio puoi avere attraverso un digiuno, e mi sono resa conto anche che tutte le religioni fondamentalmente insegnano l'arte del digiuno. La nostra religione cristiana, la religione musulmana, ogni cultura cerca di parlarti e di trasmetterti l'arte del digiuno. Quindi sono partita da lì, sono partita dai digiuni, facevo le kadasi è il digiuno degli yogi che avviene 2 volte al mese seguendo i cicli della luna, e una volta che sono tornata in Thailandia ho detto ok, ora sono pronta a fare al Nord Eret. Sono andata avanti con questa detox per 2 mesi, dopodiché ho continuato appunto a mangiare raw vegan. Ad oggi posso dirti che non mi sono mai sentita bene come ora, neanche quando avevo 16 anni, neanche quando ne avevo 20, neanche quando ne avevo 25. Mi trovo a 35 anni dove energeticamente sono più energica che mai, fisicamente mi vedo meglio che mai, e da un punto di vista emozionale mi sento più centrata che mai. E tutto questo è anche grazie alla mia alimentazione, al mio modo di approcciarmi al cibo. Ci sono innumerevoli credenze limitanti a riguardo, e una cosa che voglio dirti ancora una volta è: poniti il dubbio. Intanto perché viviamo in una società dove una buona percentuale della popolazione mondiale è obesa, è in sovrappeso. Un'enorme parte della popolazione, anche in Italia, lì dove sei tu, è in sovrappeso. Guardati intorno e guarda quante pance piatte vedi e guarda quante pance gonfie vedi. Noi non siamo nati per avere il fisico di un orso, noi siamo nati per essere longilinei, siamo nati per essere asciutti, siamo animali frugivori. Siamo animali frugivori, non lo dico io perché sono un'esaltata, lo dice il nostro corpo fisico, lo dice la nostra dentatura, che è uguale a quella degli animali frugivori, lo dice il nostro stomaco, che è uguale allo stomaco degli animali frugivori. Non abbiamo uno stomaco di un animale carnivoro, è completamente diverso, e non abbiamo la dentatura di un animale carnivoro. Siamo fatti per mangiare frutta. E capisco che possa essere difficile comprendere questo, perché abbiamo talmente tanti condizionamenti che è davvero complicato credere questo, e soprattutto abbiamo innumerevoli dipendenze al cibo. Sappiamo che la droga porta dipendenza, sappiamo che il tabacco porta dipendenza, ma sapete che lo zucchero porta molta più dipendenza della cocaina?
Andate a vedere dei test di scienziati che hanno scoperto questo. Lo zucchero porta molta più dipendenza dalla cocaina. Un topolino che, studiato dagli scienziati, viene messo in astinenza dallo zucchero e dalla cocaina, quando viene liberato come prima cosa va dallo zucchero. È la sua più grande astinenza. La farina bianca è fatta di zucchero e tutto ciò che è legato alla farina porta dipendenza. Se tu pensi che non è possibile per te mangiare soltanto frutta, soltanto verdura, è semplicemente perché sei intossicato e dipendente da alimenti che non sono alimenti. Non hanno niente a che vedere con gli alimenti. Gli alimenti ti riempiono di energia. Quando finisci di mangiare ti senti molto più carico di prima. Quando mangi un piatto di pasta o dopo la cena di Natale, ti senti più carico o forse vorresti metterti a dormire? E secondo te in natura è normale questo? Sei un orso polare o un orso che deve andare in letargo e quindi ha bisogno di rimpilzarsi e poi di dormire? O sei un essere che dovrebbe vivere di giorno alla luce del sole pieno di energia? Ovviamente, se una persona è sovrappeso, può pensare che io, la mia famiglia, tutti quelli che mangiano nel modo in cui mangio io, siamo troppo magri. Ovvio. È normale che una persona a sovrappeso pensi che una persona magra sia magra. Ed è normale che una persona magra, che è magra non perché è sana, ma perché è così di costituzione, pensi che un'alimentazione fruttariana non sia un'alimentazione sana. Perché ci vuole uno studio, ci vogliono rotture di schemi, ci vuole la conoscenza. È solo la conoscenza che ti libera. È solo la conoscenza che ti permette di non essere schiavo. Senza conoscenza sei vittima dell'ignoranza e allora ci sarà sempre un padrone che potrà sempre dirti che cosa è sì, che cosa è no, che cosa devi fare, che cosa non devi fare. E qui ci stiamo espandendo anche oltre il discorso dell'alimentazione. Mangiando in questo modo non hai più bisogno di prendere nessuna sostanza chimica, niente di preconfezionato, nessun tipo di medicina. Hai molto meno bisogno di dormire la notte perché sei già pieno e ricco di energia. La tua mente è più lucida, più creativa. Ringiovanisci a dismisura e ti riconnetti sempre di più con la tua parte bambina. Il corpo sicuramente, soprattutto nei primi tempi di detox, potrebbe apparentemente, all'occhio giudicante, sembrare sciupato, perché abbiamo dei prototipi di persone malate che riteniamo sane. Basta guardare la televisione, basta guardare le donne super sexy che ci propinano, che di naturale magari hanno ben poco. Basta guardare tutti i prototipi che ci hanno inculcato sin dall'inizio dei tempi. Ed è ovvio che se vediamo una persona che non rispecchia quei prototipi, potrebbe sembrarci quasi imbruttita sotto un certo aspetto. Ma se noi ci riconnettiamo alla nostra vera natura primordiale, ci rendiamo conto di quanto è bello un viso di un'anima che sta compiendo un digiuno. Gesù diceva: quando digiuni, non stare a lamentarti del fatto che stai soffrendo, ma profumati i capelli, mostra il tuo più bel sorriso e fa sì che il tuo digiuno sia un dono che dai a Dio. Tutti i grandi maestri compievano processi di digiuni, processi di detox, processi di purificazione, ed è anche una pratica spirituale molto potente per lasciare andare gli attaccamenti.
Perché magari puoi incontrare per strada tante persone che apparentemente possono sembrarti equilibrate, centrate, sicure di loro, anche in questo nuovo mondo New Age, quando avrai modo o hai modo di conoscere tante persone apparentemente spirituali. Levagli i loro bisogni, levagli i loro attaccamenti, levagli la sigaretta, levagli tutti quegli zuccheri che in qualche modo colmano dei vuoti interiori. Levagli gli spritz, le distrazioni e vedi quanti mostri interiori che escono. E è solo facendo uscire quei mostri interiori che poi puoi liberartene, non è mettendo la polvere sotto il tappeto. Ho seguito molte persone in coaching che hanno deciso di intraprendere la detox di Eret e si sono liberate da innumerevoli schiavitù, soprattutto mentali. E hanno avuto bisogno di passare da un periodo buio? Assolutamente sì, ma è solo questo che rende liberi. Se il bambino piange, puoi fare due cose: far sì che possa andare oltre attraverso l'amore, oppure dargli una caramella. La caramella, il ciuccio, può essere la metafora della droga, dell'alcol, del cibo spazzatura, del cibo pieno di zuccheri e di farine, dei farmaci, degli psicofarmaci, di qualunque sostanza che non ha nulla a che vedere con ciò che noi realmente siamo e di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Poniti il dubbio, sperimenta su te stesso e non pensare che sia facile. Nessun cammino davvero profondo lo è. Quello che posso assicurarti è che ripaga, indubbiamente, in ogni area della tua vita, sotto ogni aspetto, fisico, mentale, emozionale, spirituale. Quindi, quando dai un giudizio, anche appunto da un punto di vista estetico, chiediti: questo giudizio è davvero mio? O è causato dai miei condizionamenti? Credo davvero quello che dico? O è solo frutto delle informazioni che ho ricevuto dall'esterno? Come faccio a sapere che quello che dico è vero? E soprattutto guarda te stesso e chiediti: c'è qualcosa che va in risonanza con questo video? Questo video mi sta provocando dei fastidi? Guardati dentro, perché se escono dei fastidi è perché ti risuona. Questo video mi sta dando degli spunti costruttivi? Muoviti in direzione di quello che sto dicendo, perché non l'hai attratto a caso. Ti mando un abbraccio di luce, illumina il mondo. Ciao da Kopangan, ti faccio vedere dove sono. Non si vede, aspetta, vediamo, faccio vedere un po' di mare. Namaste.